Naviganti del hobby, bentornati sul canale. Finalmente ci siamo. Ecco l'espansione Frozen Horror di HeroQuest. Subito dopo la sigla facciamo l'unboxing e analizziamo un pochino come hanno fatto l'espansione rispetto alla scatola base. A tra poco. Allora ragazzi, ecco lo scatolozzo che è arrivato. Questa volta l'ho semplicemente preso da Amazon, ho trovato anche con lo sconto. Questo è un pack delle imprese che serve ad espandere il sistema di gioco base di HeroQuest, che sapete è uscito da poco. C'è anche un mio unboxing barra recensione, per 2 o 3 giorni ne abbiamo parlato sul blog se andate indietro nel playlist. Allora, qui siamo praticamente nel Terrore di Ghiaccio, che è già un'espansione che c'è stata in passato. Praticamente il Terrore di Ghiaccio è riemerso dalla tomba ghiacciata in cui ha riposato negli ultimi secoli, recuperando le forze in attesa di un segnale da Zargon, che è il mago cattivo, no? Che mette di nuovo in pericolo l'umanità. Alla fine il suo maestro l'ha evocato e la bestia furenta è tornata sul suo antico trono del potere nei meandri della montagna di ghiaccio. In questo esatto momento sta risvegliando i suoi servitori e sta mettendo in atto i suoi piani per ricoprire le terre del nord e il reame in una coltre letale di ghiaccio. Tu, barbaro, dovrai fare affidamento su coraggio e abilità che non credevi neanche di possedere per affrontare il malvagio terrore di ghiaccio. Quindi il barbaro era diventato famosissimo e avevano fatto praticamente un'espansione solo per lui, che Hasbro ha subito rifatto per HeroQuest ed è già stata tradotta in italiano. La prossima uscirà intorno al 20 gennaio, la vedremo qui sul canale, è quella del maga nello specchio, è molto più interessante secondo me a livello di storia, ma ne parleremo insomma. Nel frattempo vi dico cosa c'è qui dentro, no? È il libro delle imprese, che quindi contiene praticamente 10 imprese in più e 21 miniature altamente dettagliate, qui ne parliamo subito. Terrore di Ghiaccio Barbaro, 12 mercenari, 3 gremlin dei ghiacci, che sarebbero i gremlins, guardate che roba, sarebbero i goblin, 3 orsi polari e 2 yeti, 2 porte dei sotterranei, 35 carte da gioco, 3 fogli di tasselli in cartone, molto utili questi, 6 dadi da combattimento, 2 dadi di movimento e il blocco schede personaggio. Questo è ancora più utile perché man mano magari finite quello base avete questo. Allora vediamo come lo hanno confezionato, lo vedo con voi in diretta, quindi insomma quello che vediamo qui è quello che vedo io e quello che vedo con voi insomma. Allora, qui dentro abbiamo la companion app, quindi vi dicono di scaricare l'app ed effettivamente è molto carina. Questa devo dire mi è piaciuta, rispetto al resto è stata fatta bene. Poi c'è praticamente una serie di tiles, vediamoli un po' staccati. Allora vi dico già che rispetto per esempio a Games Workshop anche qui la qualità è inferiore, si sente il tiles, non è male, nel senso che comunque il cartoncino non penso che si distruggerà, però intanto hanno messo praticamente le scritte con tanto di scritto Made in China, che avrei evitato di farlo sul tiles, però vabbè, magari probabilmente questo si usa meno, non ho idea, sinceramente non l'avrei fatto. Comunque qui avete la sala del trono, dove ci sarà il trono ovviamente, questa sarà la stanza principale che va messa sopra quella del tabellone base, no? Poi ci sono insomma altri tiles avanti e retro che servono praticamente a espandere il tabellone base del gioco. Vediamo un pochino, sì, a livello di tiles, per come è stato stampato, il cartoncino non è così spesso, vedete? Quindi, eccolo qua, e vedete come si piega facilmente. Quindi un pochino mi preoccupa il fatto che non siano tiles ben confezionati, però diciamo che non sono all'altezza, per esempio, dell'espansione che abbiamo visto la puntata scorsa,
ma va anche detto che c'è più materiale rispetto a quell'espansione lì, da quello che vedo insomma solo i Thais hanno di più, no? Poi dopo questo è un ingresso, vedete con la freccia, che probabilmente sarà vediamo, ve lo vedremo durante le puntate perché tanto ci giocheremo. Questo è un altro bel Thais, questo bel colore di questo Thais qua. Sì, vedete che l'espansione, diciamo, l'espandibilità del cartello principale, del tabellone principale, c'è tutta e mi sembra molto interessante. Andiamo avanti, poi il resto lo aprirò con calma. Abbiamo il libro delle imprese, che ormai tradizionalmente, nuovamente, diciamo, con la nuova tradizione, viene fatto in orizzontale. E come vedete, insomma, questo non è fatto per niente male, devo dire, colore buono, buona anche la stampa. Il libro finora, sia questo che quello passato, ha, diciamo, dato le maggiori soddisfazioni nel rifacimento di Hiro. Questo secondo me, a livello di stampa e tutto, qui siamo a un buon livello, anche se anche qui fascicolo normalissimo con graffette, questo è rilegato con la corda, niente di esaltante ed eclatante, però insomma vedete qui ci sono le missioni con l'arredo e tutto, e insomma qui avete il vostro libro delle istruzioni. Guarda, che cosa posso dire? Allora, qui abbiamo le carte, vediamone un pochino. Mi viene da dire, guarda, come se parlassi con uno solo di voi, però proprio come se fossimo amici che si guardano la scatola appena aperta, pronti a giocare stasera, no? Qui abbiamo Barbaro Donna, Balestriere, Alabardiere, Spadaccino, Esploratrice, Orso Polare, Yeti, Gremlin dei Ghiacci, che sono i Goblin, Terrore del Ghiaccio, eccolo qui, il Terrore del Ghiaccio. Poi abbiamo un nuovo equipaggiamento, e quindi praticamente come da tradizione del vecchio HeroQuest, che hanno anche rimesso nel nuovo, i disegni sono molto più stile anni 80. Questo sinceramente a me piace, magari i ragazzi della nuova generazione lo vedono meno bello, però richiama un pochino i giochi vintage, no? Quindi anche per i ragazzi nuovi potrebbe essere un'idea avere in mano un gioco che sembra vintage, vedete? E non è male questa cosa qua. Belle anche le carte del tesoro, sempre ovviamente fatte con questa diciamo appunto grafica più anni 80, e ce ne sono un po', vediamo, ok, e poi ci sono gli artefatti nuovi, che sono praticamente le pergamene, piuttosto che appunto pergamene incantesimo eccetera, quindi questi sono gli oggetti magici. E poi abbiamo infine gli incantesimi, in questo caso incantesimi solo del terrore, e bisogna capire chi li usa, ma suppongo già di capire chi è che li userà. Saranno praticamente i cattivoni e soprattutto il mostro, e quindi questi andranno a finire nel grimorio delle carte incantesimo. Andiamo a vedere le miniature. Allora, il Terrore di Ghiaccio, allora vi dico la verità, non è brutto, sempre la solita gomma maledetta che un pochino mi fa angoscia. Che dire, allora, meglio dell'altra volta, perché chiaramente essendo un po' più grosso non è gommato sulla base, quindi non è deformato. Questo è stato incollato, in qualche modo attaccato, quindi vuol dire che non è stato stampato in un solo blocco ma in più blocchi, cosa che tra le altre con la stampa 3D di oggi, boh. Però insomma lì per lì purtroppo, allora io vi dico la verità, stiamo parlando di miniature che sono ben al di sotto di quelle Games Workshop, quindi comunque, cioè, vedere le corna che sono attaccate al volto piuttosto che alzate, non ci sono sottosquadre, è tutto attaccato alla miniatura, vedete, quindi è una miniatura di gomma che sostanzialmente ricorda un po' gli exogini, cioè non voglio essere cattivo, però la realtà è questa. Va detto che in questo caso è un po' meglio, per esempio, del Gargoyle terrificante, secondo me, che si trova nella scatola base, che aiuto si salvi chi può. Qui poi ci sono, e vediamo, sento già un po' di nuovo la fattura della gomma, questi sono praticamente dei cavalieri, cavalieri mercenari che trovate all'interno del gioco. Ce ne sono di 3 misure, 3 forme in questo caso, poi ce ne sono altri 3
fatti così, li abbiamo visti poco fa, no? Il balestriere eccetera eccetera. Vedete le spade? Guardate, cioè questa cosa secondo me è terribile, però insomma io ve la faccio vedere così com'è, poi so già che voi nei commenti saprete come distruggere e stroncare tutto. Allora, va detto che per un gioco che in questo caso l'espansione, se non ha lo sconto viene 45, se no viene anche scontata, ci può stare perché ha parecchie miniature, lo sconto sulla scatola c'è spesso, il prezzo comunque è contenuto rispetto anche a una miniatura GB, che per esempio solo la miniatura, l'ultima che sta uscendo ora, che vedremo qui sul canale, che per esempio è quella dell'anniversario del 35esimo, viene 35 euro una miniatura. È chiaro che stiamo parlando di un'altra cosa, quella è una miniatura che è un vero pezzo di modellismo e quindi è anche un oggetto insomma di culto, ok? Diventa un oggetto di culto che va montata come i modellini, che va dipinta, cioè c'è tutta una serie di cose sotto che vanno tenute in considerazione. Qui siamo di fronte a praticamente un giocattolo, non a un pezzo di modellismo. Vedete, questa è la Barbara, ok? Adesso io vi faccio vedere la differenza, datemi solo un secondo. E tra le miniature che useremo noi per HeroQuest, questo è il Barbaro, ve l'avevo già fatto vedere la volta scorsa, eccolo qua. Questo è il Barbaro di Zealot Miniatures, fatto proprio in maniera proprio vintage, ma guardate che roba, che dettaglio, che differenza. Vedete, queste sono sculture e questa è la Barbara che avevo già comprato perché sapevo che si andava sul Frozen Horror, e quindi in realtà questa me l'ha mandata Zealot, quindi lo devo ringraziare perché non le ho comprate, me l'ha mandate Zealot per appunto fare HeroQuest Café pian pianino. Ma vedete la differenza? Cioè siamo proprio a due linee di dettaglio completamente diverse, no? Quindi è chiaro che questo è quello che è, cioè se uno vuole giocare tipo gioco da tavolo c'è tutto quello che serve, è completo, nulla da dire. Per esempio i dadi sono anche carini, così trasparenti, fatti di ghiaccio per esempio, non sono male, no? Sono carini, nulla da dire. E tra le altre, sì, non sono nemmeno cheap, troppo cheap a livello di fattura, perché adesso che li tengo in mano devo dire che non sono male. Poi ci sono i due dadi da 6 che diciamo che questi sono veramente cheap solo a guardarli, no? Però, cioè, non lo so, la fattura, eccetera, è quella che è. Però, insomma, non c'è niente di criticabile, massacrabile a questo livello, perché si presenta per quello che è un'espansione da 45 euro che vi permette di avere un bel po' di materiali in più per giocare a un gioco da tavolo, perché HeroQuest è nato come gioco da tavolo, c'era di mezzo la Mattel, ora c'è la Hasbro, quindi è gente che fa giocattoli, non che fa hobby. Questo è vero. Dall'altra parte HeroQuest è diventato talmente un oggetto di culto, e la Hasbro aveva tirato su solo in America e in Canada 5 milioni di dollari per farlo, di crowdfunding, quindi di Kickstarter. Con 5 milioni di dollari potevano fare veramente un oggetto di culto e trasformarlo. Vi faccio vedere un'altra cosa, se la trovo. Eccolo qua. Allora, questo qui è il mago. No, scusate, il mago, perché ho guardato il mago adesso, poi ve lo farò vedere il mago. Questo è il barbaro invece, fatto per Frozen Horror da Primal, che è un altro ragazzo che scolpisce in STL, ma guardate che spettacolo, e questo è stampato in 3D. Ora voglio dire, se io a casa mia riesco a stampare una cosa del genere, scolpita in questo modo da un ragazzo, capito? Secondo me poteva fare meglio la Hasbro. Questo è quello che mi viene da dire sul discorso della fattura delle miniature, ok? Detto questo, ragazzi, farei un breve recap. Allora, ragazzi, diciamocela come va detta. Allora, questo è un gioco che è fatto per divertirsi in una serata con amici, estemporaneo, metti sul tavolo e giochi senza tante regole, senza tanti casini. Quindi la realtà è che HeroQuest è un gioco da tavolo, non è un gioco di miniature, non è un gioco di ruolo,
È un dungeon crawler perché è il fondamento, l'invenzione del dungeon crawler, però effettivamente non possiamo pretendere dalle scatole e quindi anche dall'espansione che ci sia la qualità che abbiamo su giochi come quelli della Games Workshop. Quindi che dire, se avete nella vostra testa la voglia di andare nella direzione di un gioco da tavolo che sia abbastanza cheap, che quindi costi poco ma che vi dia tanto materiale, e potete anche tra le altre allenarvi con delle miniature che effettivamente danno questa possibilità, faremo qualche tutorial così vediamo come diventano dipinte bene, no? Perché magari dipinte bene riescono anche a fare un po' la loro figura, no? Diciamo che per allenarsi sono miniature perfette, perché anche se le rovinate non siete andati a mettere le mani magari su cose di questo genere come il barbaro di resina che viene 12 euro solo questo. Quindi capite che c'è forte e grossa differenza fra un prodotto e l'altro, no? Da una parte abbiamo il giocattolo, diciamo, dall'altra parte abbiamo il modellismo. Quindi sono due cose da separare secondo me mentalmente. Questo un po' serve a salvare la faccia a HeroQuest, che è il gioco numero uno per eccellenza che ha dato il via a tutto il resto, nato in un periodo in cui c'era solo quello, era fantastico, ora in mezzo a tutto il resto ovviamente se è continuato a fare con la qualità che aveva il primo, e tra le altre mi viene da dire che la plastica dei personaggi del primo gioco era migliore di questa gommata del 30° anniversario, quindi insomma un po' così, anche su quello si potrebbe parlare, però diciamo che questo è. Quindi ragazzi, sapete che se andate in questa direzione si va nella direzione del gioco da tavolo, ok? Se no vi guardate per esempio anche qui sul blog, sempre nella playlist di My Vlog, le ultime puntate, le recensioni che ho fatto per esempio su Curse City di Warhammer Quest, che è un gioco pazzesco a livello miniature, è forse il più bello che MGW abbia mai fatto sul fantasy. Quindi nulla da dire su queste due cose. Penso che il modo giusto per criticare costruttivamente HeroQuest sia innanzitutto discernere e separare praticamente i prodotti, perché se lo mettiamo a confronto a Games Workshop è una ciofega gigantesca, se lo mettiamo a confronto a giochi da tavolo ci sta alla grande e vince anche rispetto a molti altri. Quindi ragazzi, questo è quanto, ci vediamo poi per HeroQuest, noi ci vediamo fra qualche giorno, ma per HeroQuest ci rivediamo il 20 gennaio, intorno a quella data, quando uscirà l'espansione della maga nello specchio. Ciao! Never do what I wish I had, 'cause now there's something calling me to jump into the deep. Feels like my whole life until the second I've been dreaming.